Ciao a tutti, miei cari, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. È il modo migliore per restare con me in questa storia che fa tremare il cuore. Vi voglio un bene immenso. Sedetevi, respirate e ascoltate cosa è successo stanotte. Roma si è svegliata in un silenzio pesante all'alba, un silenzio che sapeva di paura e preghiere sospese. Davanti al San Camillo, centinaia di giornalisti, fan e curiosi si sono assiepati dietro le transenne, controllando l'orologio, cercando con gli occhi un segnale, una parola, anche solo un respiro di speranza. Le luci dell'ospedale tagliavano l'aria come lame bianche. A un tratto, alle 5:47 del mattino, quel silenzio si è spezzato. Una voce tremante, rotta dal pianto, è risuonata come un coltello sul vetro. L'uomo che parlava sembrava svuotato, pallido, con gli occhi segnati da notti senza sonno. Era Barbaktas, uno degli artisti più seguiti e amati tra Turchia e Italia. Adesso soltanto un marito terrorizzato, un padre in bilico. Stringeva le mani, le dita che non smettevano di tremare, e quando ha trovato il coraggio di guardare i microfoni, ha sussurrato parole che hanno gelato tutti. Se succede qualcosa a mia moglie Yamur e al nostro bambino che ancora non è nato, non so come potrei continuare a vivere. Le telecamere si sono abbassate come per pudore, i cronisti hanno chinato il capo, e l'unico suono rimasto è stato quello di singhiozzi trattenuti male. Nessuno ha più osato fare domande. Fino a poche ore fa, la gravidanza di Yamur Yüksel, a quota 28 settimane, scivolava come un racconto dolcissimo. Si erano trasferiti a Roma per qualche mese, e Bar aveva già ridotto il ritmo delle riprese pur di starle accanto, orgoglioso di ogni piccolo gesto quotidiano. Fino alla notte del 20 maggio, alle 2:15, quando la favola si è capovolta. Un urlo, improvviso, ferino, ha tagliato la loro casa. Yamur è crollata, con le mani sul ventre, il viso perso, il sangue a macchiare il pavimento come un presagio. Per un attimo ha perso i sensi, poi è tornata con occhi che non vedevano. Bar, impietrito e poi scattante, ha chiamato l'ambulanza, e nel frattempo l'ha tenuta stretta, dondolandola come si fa con i sogni quando rischiano di frantumarsi. Hai promesso, Yamur, non ci lascerai. Non oggi, non così. La corsa verso il San Camillo è stata una fitta di sirene e speranze graffiate. Seduto accanto a lei, Bar aveva le mani sporche di sangue e paura. Ripeteva il suo nome, glielo sussurrava all'orecchio, cercando di tenerla presente, viva, lì, legata a lui da una corda invisibile. Quando il portellone si è aperto, i medici l'hanno portata via in pochi secondi, e le parole taglio cesareo d'urgenza hanno cominciato a rimbalzare tra i corridoi. Il bambino stava perdendo ossigeno. Il tempo era diventato una cassa chiusa a doppia mandata. In mezzo a quel vortice, Bar ha perso l'equilibrio. No, è troppo presto. Vi prego, non lasciatemi senza di lei. La voce gli si spezzava in gola, e per difendersi dal panico si è rannicchiato su una panca, le mani nei capelli, ripetendo sempre la stessa frase, come una preghiera storta che però lo teneva in piedi. Se loro non ci sono, io non ci sono. Nessuno gli ha detto di tacere. Anche i medici lo hanno guardato con compassione, consapevoli che a volte un uomo diventa un bambino quando l'amore rischia di scivolargli via dalle dita. Poco prima delle 6, quando le porte della sala operatoria si sono richiuse su una nuova fase, Bar è uscito all'esterno. La sua maglietta grigia era ancora macchiata, il viso scavato, e nella luce livida dell'alba ha parlato di fronte a tutti, con una dignità che era fatta di fragilità sincera. Yamur, il senso della mia vita. Il piccolo che porta con sé, il nostro miracolo. Lei è lì dentro e combatte. Io posso solo dirvi questo, se li perdo stanotte, niente avrà più significato. Non c'era retorica, solo nuda verità. Dentro, intanto, è successo l'impensabile. Il cuore di Yamur si è fermato per un attimo che è parso eterno, 40 secondi senza battito. La squadra medica ha combattuto come contro un'onda altissima, spingendo e richiamando alla vita ogni cellula, ogni respiro. Quando l'eco della notizia è arrivata fino alla sala d'attesa, Bar si è afflosciato a terra come se qualcuno gli avesse tolto l'aria. Poi si è rialzato barcollando, con la furia dolce di chi non può arrendersi, e ha bussato alla porta dove non si bussa. Vi prego, devo stare con loro. Non lasciate sola mia moglie. Un'infermiera gli ha appoggiato una mano sulla spalla, abbastanza forte da farlo tornare nel mondo reale,
e gli ha promesso che avrebbero fatto tutto, ma proprio tutto. Intanto, fuori e ovunque, il mondo ha sentito. In un attimo i social sono diventati un fiume. Milioni di persone hanno cominciato a scrivere la stessa frase, un coro che diceva soltanto una cosa: prega per Yamur. Non c'era bisogno di simboli o slogan rumorosi, c'era solo il bisogno di tenere viva una fiamma. Molti volti noti si sono uniti. Keren Bursin ha lasciato poche parole ma taglienti, le frasi di Bar ci hanno spezzato il cuore. Sto pregando per Yamur. Neslihan Atagul ha scritto quanto la soglia della maternità sappia mostrare la sacralità della forza femminile, e che il coraggio di Yamur era un esempio per tutti. Engin Akurek ha aggiunto: Yamur è forte. Tornerà, e con lei tornerà il suo piccolo. Non sembrava un rito di maniera, sembrava una famiglia enorme, sparsa nel mondo, che abbracciava due persone. Dopo 3 ore che non passavano mai, il primo suono è stato un respiro. Un bimbo è venuto alla luce. Vivo, ma fragile come un vetro sottile. I polmoni non erano pronti, e i medici non hanno perso un secondo a sistemarlo in incubatrice, collegandolo a quel mondo di macchine che, certe volte, sanno fare da ponti. La situazione di Yamur è stata definita critica ma stabile. Quando un dottore ha riferito la notizia a Bar, lui è uscito di nuovo. Questa volta aveva gli occhi lucidi ma più fermi, e una voce che sembrava ricordarsi di essere nata per parlare. Nostro figlio respira. Yamur è qui. La battaglia non è finita, ma non è persa. Pregate per noi. Loro sono il mio cuore. Se vivono loro, vivo anch'io. Quello che aveva dentro era paura, sì, ma anche una luce ostinata. Più tardi, mentre i medici regolavano parametri e farmaci intorno al piccolo, Bar si è avvicinato alla culla trasparente. Ha appoggiato le dita sul bordo come se avesse paura di rompere qualcosa di sacro, e ha sussurrato: il tuo nome è Speranza. Perché tua madre ti ha aspettato con ogni battito. Perché ti abbiamo voluto con tutta la vita. Cresceremo insieme, figlio mio. Sempre insieme. È rimasto lì qualche secondo in più del consentito, come a imparare il ritmo del suo respiro, e poi è andato verso l'unità di terapia intensiva dove riposava Yamur. Pallida ma bellissima, sospesa tra il sonno della sedazione e il richiamo della realtà. Da allora, ogni mattina ha lo stesso rituale. Bar entra in terapia intensiva e, per quei 15 minuti concessi, le legge piano un testo diverso, a volte una poesia, a volte una pagina di diario, a volte un pensiero scritto nella notte con la penna che gli tremava. Le parla di Roma, del vento che passa tra i pini, delle persone che aspettano fuori con i fiori, di quanto lui sia grato per ogni piccolo movimento che i medici chiamano progresso. Poi va dal loro bimbo e gli racconta storie brevi, storie piene di promesse semplici. Un parco, una bicicletta, un gelato che si scioglie sulle dita d'estate. Il personale lo guarda con una tenerezza che non ha bisogno di parole. La sera, quando l'ospedale si quieta e le luci diventano più basse, Bar si siede vicino alle porte scorrevoli del reparto. Gli passi all'ora diventano misurati, il respiro più lento, e a mezza voce ripete sempre la stessa linea. Un giorno ci siederemo qui insieme tu, tua madre e io. Qualcuno lo saluta, qualcuno gli porta un caffè, qualcuno gli lascia un biglietto con scritto che non è solo. Lui ringrazia, sorride appena, e torna a guardare il punto dove immagina Yamur arrivare, con il piccolo tra le braccia, in una mattina qualunque che un giorno chiameranno felicità. A confermare che la luce cresce, è arrivata anche la voce ferma della professoressa Alessandra Ferri, primario del San Camillo. In conferenza ha raccontato i fatti senza rumore, ma con un calore che non si impara sui libri. La presenza del signor Bakhtas ha un impatto notevole sulla ripresa della moglie. Il neonato mostra miglioramenti progressivi giorno dopo giorno, e le complicanze più gravi sono state arginate. Il rischio di morte per Yamur è in gran parte superato. Poche frasi, ma sufficienti a far scoppiare un applauso lungo, interrotto da respiri che sembravano il suono di una città intera che si rialza. In tutto questo, c'è un dettaglio che molti non vedono, la stanchezza che non vince Bar. Lo si trova spesso in corridoio, le spalle piegate ma la schiena sempre dritta, il telefono pieno di messaggi ai quali prova a rispondere uno, per dire grazie a chi. Da chilometri di distanza, ha deciso di stringere la loro mano senza stringerla. Ogni tanto chiude gli occhi e appoggia la testa al muro freddo, come per ricaricare la piccola batteria che tiene viva la speranza. Poi si alza, si bagna il viso e riparte,
come se dentro avesse un metronomo che conosce soltanto il tempo del coraggio. Ci sono momenti minuscoli che, raccontati, sembrano nulla, e invece sono tutto. La prima volta che Yamur ha mosso le dita. La prima volta che il bimbo ha risposto a una carezza con un piccolo scatto del torace, un respiro più deciso. La prima volta che un'infermiera ha detto oggi va meglio, e Bara ha sorriso davvero, con la bocca e con gli occhi. È così che la vita risale la corrente, con dettagli che sembrano briciole, ma sono pane. Eppure, quella frase che Bara ha pronunciato in strada, nel freddo di una mattina romana, è rimasta sospesa come una costellazione. Se loro non esistono, io non esisto. Non è un capriccio o una formula da copertina. È il modo in cui certe persone amano, fino in fondo, senza rete. È un giuramento che non si scrive su carta ma su pelle. E chi l'ha sentita non l'ha più dimenticata. Ora che il peggio sembra arretrare, l'abbraccio del pubblico non si è sciolto, anzi. Fuori dall'ospedale arrivano lettere, disegni, piccoli calzini azzurri, libricini per bambini con dediche in 2 lingue. Qualcuno ha portato una candela e l'ha lasciata spenta, dicendo che la accenderà solo quando Yamur uscirà, perché la luce, quando arriva, è più bella se è promessa e poi mantenuta. Ci sono anche i colleghi, che passano in silenzio, lasciano un biglietto, una carezza su una spalla, scappano via per non fare rumore. Questa non è la cronaca di un fatto, è la storia di un amore che ha dovuto imparare a respirare attraverso un vetro. È paura, sì, è pianto, è attesa, è il suono delle macchine che misurano la vita, è la voce bassa di un uomo che ogni giorno sceglie di non lasciare la porta. Ma è anche l'immagine di una famiglia che, un passo alla volta, torna a camminare. E noi qui, su Stelle Turche Rivelate, abbiamo scelto di raccontarvela con la cura che merita, perché certe volte la verità è già abbastanza intensa da non aver bisogno di ornamenti. Quando tutto questo finirà, e finirà, resterà impressa la sagoma di questi giorni, Roma e i suoi cieli alti, un ospedale che diventa una casa, le parole degli amici che non chiedono nulla in cambio, e quella frase, sempre lei, che non smetterà di vibrare, se loro non esistono, io non esisto. Nel frattempo, continuiamo a tifare per il piccolo guerriero in incubatrice, continuiamo a mandare a Yamur la forza che merita. Continuiamo a stringere Bar ogni volta che lo vediamo apparire sulla soglia con la sua maglietta grigia e gli occhi lucidi ma vivi. Siamo arrivati alla fine del video. Se questa storia vi ha toccato, lasciate un mi piace e iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdervi gli aggiornamenti. Vi voglio bene, grazie di esserci. E ricordate, l'amore, quando decide di restare, trova sempre la strada per tornare a casa.